E allora ragazzi, questo qua è la bestiolina che gira a 3000 giri al minuto all'interno della cassa statorica di tutto il turbogas, ok? L'aria viene compressa, prelevata dall'esterno attraverso un turbo compressore che è questo a 16 stati, quindi lì ci sarà l'ingresso dell'aria, via via viene compressa e all'uscita avremo aria a massimo carico a 16 bar. Quest'aria così compressa viene introdotta all'interno della camera di combustione assieme al gas. Naturalmente il gas, questa è la parte rotorica, poi ci sarà la cassa statorica dove ci sono posizionati pure i bruciatori che ora vedremo perché è messa fuori, così lo faremo fuori, quindi la possiamo anche vedere. La camera di combustione vedete è molto piccola, qua dentro c'è tutta la combustione del gas, viene tutta qua dentro. Miscelata con l'aria, quindi il gas brucia e già direttamente, dopo aver passato il primo stadio del distributore che è fisso, arriva nella prima palettatura del rotore. Prima palettatura che è tutta ceramizzata pure, infatti in quella nuova la vedrete bianca, come una ceramica. Questa è direttamente la prima che è investita direttamente dalla fiamma, che è investita, e infatti ci sono degli appoggiamenti tecnologici abbastanza avanzati. Il rotore che vedete all'interno diciamo è tutto bucato come una globiera, perché ci sono tutti i punti dove passa l'aria all'interno del rotore, l'aria compressa, i 16 bar, parte dell'aria viene prelevata e inserita dentro all'interno del rotore e circola all'interno di tutto il rotore. All'interno del rotore fondamentalmente per andare in due posti. Uno nelle piastrelle, queste piastrelle all'interno sono pure cave, dove ci passa aria di raffreddamento, no, ci passa. E pure cave sono le palette del rotore, dove vedete ci sono centinaia di buchi che sono fatti in maniera tale da rendere il flusso dell'aria verso l'esterno della paletta in maniera parallela alla superficie da cui escono, in maniera che da creare un film di aria sottile, va bene, attorno alla paletta per poterla proteggere e raffreddare, non solo dall'esterno quindi, creare questo film di aria, ma anche dall'interno, vedete, anche dall'interno. Quindi in questo modo diciamo si evita che le palette si distruggano in poco tempo. Sono palette in acciaio speciale e rivestite di ceramica ad alta densità. Questa è ceramica ad alta densità che è la stessa di quella che monta nello shuttle quando deve sopportare quelle altissime temperature quando rientra in atmosfera, no? È lo stesso tipo di ceramica. Ogni piastrella di questa ci vuole uno stipendio per poterla comprare. Una paletta di queste invece ci vuole lo stipendio di 2 anni di professore per comprarne una. Faccio quando piglia la pratica e costruisco la media, quindi un po' punto quello che piglia la pratica e costruisco la media, va bene? Quindi vedete tutte le palette in vari modi, via via che ci si allontana dalla fiamma, diciamo gli accorgimenti di raffreddamento diminuiscono, mentre i primi due stati hanno pure un raffreddamento che è nei parallele esterno per proteggere con un film d'aria direttamente dalla paletta, quelle là, terzo e quarto stadio non ce l'hanno, ma hanno solamente quello interno. Va bene, quindi l'aria che entra dall'interno poi fuoriesce. E poi dove va a finire? Questo qua è il rotore? No, questo qua è quello che è stato tolto dal turbogas del secondo gruppo, che non è qui, questa era una macchina vecchia dove ci sono solamente le turbine a vapore e gli alternatori delle turbine a vapore. I turbogas stanno in un altro locale, qui là, ora ci andiamo. Questo qua è a vapore allora? Questo è il turbogas, che è stato messo qua per questione di spazio, sì. Perché poi qua c'è il binario, qua verrà poi a prelevarlo un treno, che lo metteranno sopra il treno, lo metteranno per portarlo di nuovo in Germania per essere ricostruito. Questa è la Siemens? Questa è Siemens. Quante ne avete qua? 2. Sono 2 gruppi gemelli. Ora, le potenzialità che ci sono in gioco, vi è stato detto stamattina che l'alternatore calettato a questa turbina è un alternatore da 250 MW, ed è corretto, ma sono i megawatt elettrici che già direttamente tira fuori. Ma ci sono altri megawatt che entrano in gioco qua dentro, perché la compressione dell'aria non è che si fa a corto gelo, non si fa a gratis, la compressione dell'aria costa. Quindi anche comprimere l'aria, la turbina deve produrre quella potenza meccanica per poter comprimere l'aria, perché quello è un turbo compressore. Quindi come tale, quello è un compressore da altri 250 MW. Quindi in questa turbina qua dentro si genera la potenza, la turbina genera una potenza meccanica di circa quasi 600 MW, di cui 250 li preleviamo direttamente dall'alternatore. Ma la differenza se rimangia il turbo compressore per comprimere l'aria, va bene, non solo, ma anche per raffreddare questa turbina. All'aria che viene... Perché l'aria che viene, in realtà noi volgarmente diciamo che il turbogas non è altro che un grandissimo riscaldatore d'aria,
perché non fa altro che bruciare non in maniera stachiometrica il gas, ma in maniera 20 volte la stachiometrica rispetto a quello che ha bisogno, proprio perché alla fine esce fuori 600 gradi una massa enorme di aria calda che è quella che ci servirà per il generatore di vapore a recupero. Sì, pertanto lo spiegò poco fa il cavo dentro per il discorso dell'aria che entra all'interno delle palette ed è montato ad anelli, ogni ruota di questa si smonta tutta ed è montata ad anelli e un anello nell'altro si aggancia attraverso un sistema proprio a cose, spostato, no? Proprio come le dita, tante zigzaghi che entrano una dentro l'altro, no? E poi c'è il tirante che lo tiene bloccato tutto, che lo compatta, sì. Quando si smonta un albero di queste, prima si smontano i due tiranti esterni e poi via via si apre tutto, si compatta tutto. Questo se li portano da sostituire sì, questo tornerà nuovo poi, di nuovo. Non so se tornerà in questa centrale o sarà in un'altra centrale. Un pezzo di ricambio. Sì. Quello nuovo, se abbiamo fortuna che non c'è tanta confusione di gente che lavora, possibilmente Madonna, abbiamo preso. Questa è quella nuova, ancora col cielo fanno nella maletta. E questa è quella che andrà a sostituire quello che è stato tolto dall'altra parte. Ma voi puoi immaginare adesso... sono bianchissime. Diciamo che sono macchine grosse, ma che vengono gestite con la precisione di un orologio, perché le vibrazioni, le dilatazioni, tutto si controlla con la stessa precisione di un orologio, a livello di micron, dilatazione a livello di decimo di millimetro, tutto. Ci sono dei sensori magnetici che ne controllano istante per istante le dilatazioni sia radiali che assiali e sia le vibrazioni. In tutti i cuscinetti ci sono le misure di vibrazione. E queste macchine già prevedono lo start automatico a 250 micron. Si bloccano automaticamente. Per fare questo naturalmente bisogna tenere l'olio di lubrificazione a una temperatura quanto più possibile costante all'interno di un certo range, che se l'olio è troppo freddo la macchina balla, se l'olio è troppo caldo la macchina balla lo stesso, quindi c'è un range di funzionamento anche dell'olio, cioè bisogna controllare tutto, c'è tutta una specifica tecnica che stabilisce in quale range di funzionamento deve lavorare la macchina e all'interno di quel range si deve stare, altrimenti va in blocco, ci sono i blocchi automatici naturalmente. Ma noi ci siamo per poter controllare queste cose ed eventualmente correre ai ripari nel momento in cui già vediamo qualche gardetto che scosta, perché a livello di controlli abbiamo il limite di esercizio normale, il limite di attenzione a livello 1, il limite di attenzione a livello 2, nel limite di attenzione a livello 3 non ci dobbiamo trovare perché la macchina si è fermata sola. D'altro canto lo capite bene, avete visto i giochi che ci sono nelle tenute al labirinto, come una tenuta al labirinto dall'altra che non sia di circa 8 mm, no? Nel mezzo c'è l'altra tenuta della parte statorica, quindi il gioco massimo dell'una all'altra è si andò di 3 mm perché c'è lo spessore pure della tenuta, quindi se tu fai dilatare la macchina in maniera difforme e in un posto o in un altro superi i 3 mm le tenute strisciano e ciao.